La storia del baccalà alla vicentina. Allora, long story short, il baccalà alla vicentina, cioè sarebbe stoccafisso che viene da stockfish perché si dice che durante il periodo della Serenissima Repubblica di Venezia questo marinaio fosse naufragato dalle parti di Norvegia, Svezia, Finlandia e lì appunto mantenevano il pesce in un certo modo. Veniva chiamato stockfish, che in italiano poi divenne stoccafisso. Hanno pensato, beh, ottima idea perché il pesce che abbiamo a Venezia è fresco, però portarlo nella campagna, dentro, verso Vicenza, insomma, che no, è un po' pericoloso, no? Salmonella, batteri, eccetera. Beh, hanno immaginato che effettivamente potesse essere un'ottima idea per mantenere il pesce, per poterlo consumare anche nella zona di Vicenza dove appunto è nato il baccalà alla vicentina, cioè stoccafisso con un po' di ingredienti extra, magari del burro, del latte o qualche formaggio, dipende. Siamo su video su YouTube. Appunto, la Repubblica di Venezia era una repubblica che si basava sul commercio e sul trasporto navale. Cioè, è proprio facile facile perché stiamo parlando in italiano semplice. La Repubblica di Venezia aveva rotte commerciali che partivano e andavano in Asia, verso India, Cina, eccetera, poi tornavano indietro e passavano poi per il nord dell'Europa, per le Fiandre, eccetera. Ecco, la Repubblica di Venezia in quel periodo aveva questa collaborazione con paesi del nord Europa che era chiamata Lega Anseatica. Anseatica, sì. E coinvolgeva paesi e città come per esempio Germania, Amburgo, Lubecca, Brema, Lübeck, Bologna e i paesi baltici e commerciava molto con Svezia, Norvegia e Danimarca. Motivo per cui si dice che questo marinaio fosse per business travel, per viaggio di lavoro da quelle parti, che una volta naufragato è stato accolto in queste zone, probabilmente in un'isola della Norvegia, dove ha scoperto che il pesce veniva mantenuto in questo interessante modo. Ecco, una volta tornato a casa ha detto, amici, ho visto sta roba qua, loro tengono il pesce, lo mettono fuori e lo fanno essiccare. Ecco, perché non lo facciamo anche noi, così anche i nostri amici di Vicenza possono mangiare il pesce? Ah sì, ottimo. Ecco, da lì hanno cominciato a portare questo stoccafisso, merluzzo, nella campagna, campagnoli, che quelli di Venezia parlano delle persone dell'entroterra chiamandoli campagnoli, no? Cioè persona della campagna. C'è questo piccolo pregiudizio molto simpatico, devo dire anche abbastanza... Cioè, ha senso, dai, siamo fiati della campagna. E quindi sì, una particolarità interessante è che questo baccalà, che poi ha un nome molto particolare, no, per essere italiano, baccalà viene preparato prima di tutto per togliere il sale, perché come abbiamo detto è un prodotto che viene messo sotto sale e che ci rimane per parecchio tempo per far sì che il pesce diventi bello secco e disidratato. Ecco, per reidratarlo viene fatta scorrere acqua per minimo 24 ore. Minimo 24 ore acqua aperta dal rubinetto, 24 ore per togliere il sale, per rendere questo pesce di nuovo morbido, che poi verrà cotto con olio, aglio, prezzemolo, un goccio di latte o addirittura un goccio di panna. Poi insomma le ricette possono essere sempre innovative, possiamo sperimentare qualsiasi cosa che ci piaccia, magari col ketchup no, però ok. Cos'altro? Baccalà alla vicentina viene mantecato, cioè cosa vuol dire mantecato? È la mantecatura del risotto, per esempio, no? In che senso? Cioè a fine cottura aggiungiamo qualcosa, tipo un burro, un formaggio. Quindi noi stiamo cucinando il risotto, immaginate alla fine aggiungiamo il grana,
grano, conosciamo tutti il grano, il parmigiano reggiano. Ecco, mantecare significa mescolare e lavorare un alimento fino a renderlo cremoso, morbido e omogeneo. Ecco, quindi l'idea è questa, l'idea è non solo per il risotto ma anche per questo baccalà, cioè rendere questo pesce che era molto secco, molto disidratato e molto salato, renderlo morbido, cremoso e anche un po' dolce. Si accompagna perfettamente con la polenta. La polenta è una cosa che si mangia prevalentemente al nord. Infatti, le persone del sud a volte ci chiamano polentoni. Boh, sì, è vero, mangiamo polenta, cioè è un dato di fatto, nel senso non è nemmeno un'offesa.